Per avere la grazia da San Gennaro bisogna parlargli da uomo ad uomo. Con questa bruciante battuta pronunciata in un celebre film, Totò descrive il rapporto tra il santo protettore e i napoletani. Un rapporto carnale e allo stesso tempo divino, sfavillante negli ori del suo tesoro e dolente dei singhiozzi delle sue ferventi devote. Gennaro è un santo pronto all'ascolto, una figura che si interpella, a cui si chiede, ci si rivolge nel bisogno come a un familiare. San Gennaro tuttavia non rappresenta un unicum nella storia della città. Infatti, prima dell'avvento e della diffusione del cristianesimo in Italia, un'altra figura ha dato la sua protezione a Napoli: Virgilio, il poeta dell'Eneide. I napoletani lo eleggono protettore non tanto per meriti letterari, ma per quelli magici. Infatti, lo Duca, come Dante lo chiama nella Divina Commedia, ha legato il proprio nome a leggendarie imprese e stupendi luoghi della città. Da Virgilio a San Gennaro il racconto di una città pagana e sacra che attraverso luoghi simbolo rivela il carattere di Napoli e il bisogno di protezione che la sua gente ha nutrito nei secoli e continua a nutrire ancora oggi. Tutto ha inizio dal mare. Nell'VIII secolo a.C. una spedizione di cumani greci provenienti dall'Eubea approda sull'isolotto di Megaride, al centro di un golfo meraviglioso. Lì fonda Partenope, il primo nucleo della città di Napoli. In quel luogo oggi si trova uno dei monumenti simbolo della città, Castel dell'Ovo, il più antico castello di Napoli. La fortezza viene costruita nel 1140 per volontà di Ruggero il Normanno, che dopo aver conquistato la città stabilisce lì la sua residenza. A quell'epoca risalgono parte delle fortificazioni e la torre Normandia. Nel passaggio di potere dai Normanni agli Svevi, la fortezza non perde la sua centralità. È con gli Angioini che il castello però comincia ad assumere il nome attuale, Castel dell'Ovo, un nome che la leggenda vuole legato a Virgilio, il poeta latino che vive a Napoli dal 45 al 29 a.C., lasciando nella città partenopea un segno indelebile. Così scrive di lui Matilde Serao, la grande scrittrice del Novecento napoletano. Virgilio mago fu amato, rispettato, idolatrato quasi come un dio, poiché giammai rivolse la sua magia a scopo malvagio, sibbene sempre a vantaggio della città e dell'uomo. Secondo le cronache napoletane, il poeta alchimista depone un uovo all'interno di una gabbia di ferro e lo fa murare in una nicchia misteriosa nelle fondamenta di Castel dell'Ovo, profetizzando che alla rottura dell'uovo tutta la città sarebbe crollata. Nel 300, un crollo naturale dell'arco che univa le due parti dell'isolotto di Megaride getta la popolazione nel panico, perché si diffonde la voce che l'uovo sia stato danneggiato. Ma la regina Giovanna I di Napoli provvede a sostituire l'uovo. Il suo intervento acquieta il popolo napoletano. La città è salva e può reggersi sicura grazie al suo mago Virgilio. Negli anni 30 del Novecento, un parco pubblico viene intitolato alla figura di Virgilio. All'interno si trova quella che si ritiene essere la tomba del poeta.
Il parco si trova alle spalle della chiesa di Santa Maria di Piedigrotta e racchiude una parte delle pendici orientali del promontorio di Posillipo, dove nell'antichità sorgeva una splendida villa romana. Il mausoleo funerario, in cui sarebbe stato sepolto Virgilio, si trova su un alto banco di tufo e domina l'ingresso sul versante napoletano della cripta neapolitana. La galleria che, secondo la leggenda, lo stesso Virgilio ha scavato in una sola notte. Non vi è alcuna evidenza storica o documento che attesti che il mausoleo sia la tomba di Virgilio. Eppure già in epoca antica, circa un secolo dopo la morte del poeta, il luogo diviene sacro per i suoi amminatori ed è a lungo meta del turismo colto per scrittori e storici come per Stazio, Plinio il Giovane e Silio Italico, il quale celebrava una funzione ogni 15 ottobre, l'anniversario della nascita del poeta. Nonostante la sua fama di poeta sia arrivata ai giorni nostri, l'astro di Virgilio Mago e protettore della città si eclissa già nel I secolo a.C., con l'avvento del cristianesimo. Infatti, grazie a una potente azione contro il paganesimo voluta dalla Chiesa, si fa largo nella devozione dei napoletani la figura di un santo molto carismatico, San Gennaro. Intorno all'anno 305, mentre imperversa la persecuzione di Diocleziano, Gennaro, vescovo di Benevento, si reca a Pozzuoli per partecipare ad una liturgia insieme al lettore Desiderio e al diacono Festo. Gli giunge notizia che Sossio, il diacono di Miseno, è stato arrestato per ordine del governatore della Campania, Draconzio, mentre si recava alla stessa liturgia. Il vescovo Gennaro e i suoi 2 compagni vanno a fargli visita in carcere. I 3 vengono riconosciuti e, dopo essere stati arrestati, sono condannati a morte. Gli atti affermano che nel luogo del supplizio sorge una chiesa in ricordo del martirio, il santuario di San Gennaro a Pozzuoli, mentre il corpo di Gennaro viene sepolto in una località non ben definita, detta Agro Marciano. Da quel momento le spoglie del santo verranno ospitate in molti luoghi prima di giungere nella loro attuale sede, nel Duomo di Napoli. Uno di questi luoghi, forse il più misterioso e affascinante, sono proprio le catacombe di San Gennaro. Scavate nella collina di Capodimonte, le catacombe sono una vera e propria città sotterranea e rappresentano il cimitero paleocristiano più grande ed esteso dell'Italia meridionale. Nascono probabilmente come luogo di sepoltura pagano sul finire del II secolo d.C., da un ipogeo denominato dagli studiosi vestibolo inferiore. Dal III secolo d.C., con il passaggio dal paganesimo al cristianesimo e la sepoltura di Sant'Agrippino, il livello inferiore si arricchisce di altri ambienti decorati con simboli cristiani, come il pavone, che rappresenta l'immortalità dell'anima, o la vite, che si ispira a un passo del Vangelo di Giovanni. Io sono la vite, voi i miei tralci. La vite rappresenta la cristianità, Gesù la radice e le ramificazioni la comunità dei fedeli. Il livello superiore, invece, originariamente strutturato in una serie di ipogei differenti con ingressi autonomi, nasce agli inizi del III secolo d.C. da un ipogeo gentilizio già cristiano, oggi conosciuto come vestibolo superiore. Questo ambiente conserva le pitture cristiane più antiche del sud Italia. Ed è qui che si trova la più antica immagine accertata del santo,
Gennaro è rappresentato al centro, più grande rispetto a due defunte presenti ai lati. Indossa una tunica azzurra e dei sandali, è ritratto giovane, senza barba, e dietro la testa circondata da un nimbo è segnato il monogramma di Cristo, Chi Rho, accompagnato dalle lettere presenti nell'Apocalisse, Alfa e Omega, inizio e fine di tutto. Tra gli affreschi del livello superiore vale la pena soffermarsi sui ritratti di due donne, Vitalia e Cerula, datate agli inizi del VI secolo. In particolare il volto di quest'ultima ricorda i tratti musivi di San Vitale a Ravenna e ci dice molto dell'importanza delle catacombe, della grande arte che conservano. Nei due ritratti sono presenti dei codici che farebbero pensare a loro come a delle diaconesse o catechiste, e che quindi il culto venisse celebrato anche da donne. Un'ipotesi che viene suffragata anche dal fatto che negli Atti degli Apostoli e nelle lettere di San Paolo si parla esplicitamente di diaconato femminile. Il nome e la fama delle catacombe subiscono una svolta tra il 413 e il 431, quando Giovanni I, il XIV vescovo di Napoli, trasla in un cubicolo a livello inferiore delle catacombe le reliquie di San Gennaro. Da quel momento l'unificazione e l'ampliamento del livello superiore avviene rapidamente con la realizzazione di una grande necropoli. Nel VI secolo si mette in atto una monumentalizzazione degli spazi, con la realizzazione di veri e propri luoghi di culto. In questo contesto nasce la Basilica di San Gennaro. Edificata tra la fine del V e gli inizi del VI secolo, la chiesa è nota come Basilica di San Gennaro Extramenia, cioè fuori le mura. L'edificio presenta un impianto a tre navate, un tempo divise da colonne di spoglio. Della fabbrica originaria si conservano ancora l'abside forata, tipica dell'architettura paleocristiana campana, le colonne scalavate con capitelli corinzi ad essa addossate e le testate delle navate laterali. Nella seconda metà del XV secolo, il cardinale Oliviero Carafa fonda nel monastero un ospedale e la basilica viene restaurata. Degli stessi anni sono gli affreschi che decorano il vestibolo d'accesso alla basilica. L'androne, di costruzione precedente, presenta una volta ad ombrello, al centro della quale si trova uno splendido Dio Padre benedicente, attorniato da motivi decorativi a grottesche, con chimere, nastri, frutta e ortaggi che pendono. Secondo gli studiosi, gli affreschi sono da attribuire ad Agostino Tesauro, pittore della cappella Tocco del Duomo, e a Giovanni da Udine. Nelle pareti laterali si trovano altri affreschi con storie di San Gennaro e in particolare un evento straordinario. Quando nel 1631 il santo viene portato in processione e ferma la lava del Vesuvio. Il rapporto tra San Gennaro e il Vesuvio vive molti episodi. Secondo una leggenda, il santo, prima di essere decapitato, viene posto dentro una fornace, uscendone miracolosamente illeso. E forse per questa sua dote di resistenza che viene interpellato dai napoletani per fermare la lava incandescente del Vesuvio. San Gennaro che blocca l'eruzione del vulcano diventa così un'immagine potente che viene celebrata in più occasioni attraverso edicole votive dedicate dal popolo napoletano al santo per grazia ricevuta. Ne è un esempio l'edicola del Ponte della Maddalena, edificata nel 1768
ad opera dello scultore Francesco Celebrano, in cui il santo è raffigurato con il braccio teso nell'atto di fermare l'eruzione del vulcano del 19 novembre 1767. Tabernacoli, edicole votive, affreschi, quadri, murales. La figura di San Gennaro è forse da secoli la più riprodotta a Napoli. C'è un'immagine da cui tutto è partito. Per ammirarla dobbiamo ridiscendere nelle catacombe di San Gennaro. Se nel vestibolo superiore è conservata la più antica, in quello inferiore si può ammirare la prima immagine di Gennaro come protettore della città di Napoli. Il santo, infatti, viene nominato patrono nel 427 d.C. In quel periodo le sue spoglie si trovano proprio in queste catacombe che prenderanno il suo nome, diventando luogo di intenso pellegrinaggio. Il dipinto si trova proprio nel cubicolo del santo, che viene scoperto agli inizi del XIX secolo, quando cominciano gli scavi nel sito. Il santo appare al centro della scena. È giovane, senza traccia di barba e con l'aureola. Gli affreschi raccontano la storia del martirio di San Gennaro e compagni, avvenuto durante la persecuzione di Diocleziano. Il cubicolo di San Gennaro rappresenta sicuramente il cuore pulsante delle catacombe per diversi secoli, finché non si verifica un evento inatteso. Nell'831 le reliquie di Gennaro vengono trafugate dal principe longobardo Sicone I, che mentre cinge d'assedio Napoli ne approfitta per impossessarsi dei resti mortali del santo per portarli nella città di Benevento. Le sante reliquie vengono poste nella cattedrale, dove restano fino al 1154. In quell'anno, infatti, per ragioni non ben accertate, il normanno Guglielmo I, detto il Malo, le trasla nell'abbazia di Montevergine, dove di San Gennaro si perde la memoria e addirittura la posizione del luogo di sepoltura. Nel 1480 le ossa di San Gennaro vengono fortunosamente ritrovate e 17 anni dopo, nel 1497, grazie all'interessamento della famiglia dei Carafa, le reliquie tornano a Napoli. Per ospitare le reliquie del santo, il cardinale Oliviero Carafa fa realizzare la cappella del Soccorpo, una cripta in stile rinascimentale posta al di sotto dell'altare maggiore dell'edificio di culto più importante della città, il Duomo di Napoli. Si tratta di una delle più importanti e grandi chiese della città, sia da un punto di vista religioso che artistico. Infatti è il risultato della stratificazione di più stili che abbracciano oltre 5 secoli di storia. La prima pietra del Duomo viene posta nel 1294 per volere di Carlo d'Angiò, nel luogo in cui sorgevano 2 antiche basiliche, Santa Restituta, che diviene una cappella laterale, e Santa Stefania, che invece viene completamente distrutta per far posto al nuovo edificio. La cattedrale è un autentico scrigno di opere d'arte. Tele, sculture, altari e monumenti funebri ornano quasi ogni angolo della chiesa. Una grande enciclopedia della fede partenopea, nella quale i bassorilievi dei vescovi che spuntano dalle 16 colonne fanno da custodi. Nelle navate laterali si aprono le cappelle che portano i nomi delle famiglie più in vista della città. La terza cappella della navata sinistra, invece, è l'antica basilica di Santa Restituta, la più antica della città e la prima cattedrale di Napoli. La chiesa viene fondata dall'imperatore Costantino nel IV secolo d.C. e successivamente ridotta e inglobata nel Duomo voluto da Carlo d'Angiò. La cappella di Santa Restituta conserva ancora stupendi mosaici absidali di epoca paleocristiana all'interno della cappella di Santa Maria del Principio, dove una Madonna con bambino seduta in trono è rappresentata fra i santi Gennaro e Restituta.
Di epoca medievale sono anche gli affreschi frammentari col Cristo in mandorla dell'abside centrale. Tuttavia l'aspetto odierno dell'antica basilica è in stile barocco e si deve a imponenti lavori di restauro avvenuti nel Settecento in seguito ai danni di un terremoto. La cappella si arricchisce di stucchi ed il soffitto viene rivestito di carta dipinta. Al centro di quest'ultimo campeggia la gloria di Santa Restituta, attribuita a Luca Giordano. Dalla Basilica di Santa Restituta si accede al Battistero di San Giovanni in Fonte, il più antico battistero di tutta la cristianità, voluto dall'imperatore Costantino. Il mosaico a tinte blu turchese, verde e oro, che decora la sala battesimale, vede sulla calotta un cielo stellato, con al centro il monogramma di Cristo. Subito sotto decorazioni di uccelli di varie specie, pavoni, fagiani, pappagalli e una fenice. Sotto di questi parte un drappo che inscrive alcune scene sacre. Questo luogo è molto importante per la storia del culto di San Gennaro. Infatti, qui sono conservate le ampolle con il suo sangue fino al 1646, quando viene inaugurata la nuova Cappella del Tesoro, figlia di un miracolo fatto dal santo molti anni prima. Nell'anno stesso 1526 la peste cominciò in Napoli il suo lavoro e talmente continuò tutto l'anno 1527 che non fu cosa che non ne sentisse travaglio, e quando del tutto parve estinta allora pigliò maggior forza, perciò che l'anno 28 e 29 fe grandissimo danno, onde vi morirono intorno a 65.000 persone. Così lo storico sommonte descrive la peste abbattutasi su Napoli nel Cinquecento. Oltre all'epidemia, la città è stretta nella morsa di una sanguinaria guerra tra Spagna e Francia. Il 13 dicembre 1527 lo stremato popolo napoletano formula un voto a San Gennaro. In cambio della cessazione dell'epidemia, i napoletani avrebbero edificato in suo onore una nuova sontuosa cappella per custodirne le reliquie. Qualche anno dopo il santo esaudisce la preghiera e la cappella viene innalzata con questa dedica: a San Gennaro, al cittadino salvatore della patria, Napoli salvata dalla fame, dalla guerra, dalla peste e dal fuoco del Vesuvio, per virtù del suo sangue prodigioso, consacra. La bellezza della Real Cappella del Tesoro rappresenta l'immensa gratitudine che Napoli e i suoi cittadini hanno avuto e continuano ad avere verso il santo. La cappella viene inaugurata nel 1646 ed è il luogo nel quale 3 volte l'anno viene esposta al pubblico la famosa ampolla contenente il sangue del santo, che secondo il miracolo da solido ritorna liquido. La prima notizia della liquefazione del sangue di San Gennaro risale al 1389 e da allora questo miracolo è un'occasione in cui si rinnova il patto tra la città, che invoca protezione, e il santo. A pianta centrale, in pieno stile barocco, la cappella è sormontata da un'alta cupola progettata da Francesco Grimaldi. La maggior parte delle decorazioni pittoriche sono opera di Domenico Zampieri, detto il Dominichino, e sono stati realizzati tra il 1633 e il 1641. Nei 4 pennacchi della cupola sono rappresentate scene della vita del santo e vi compaiono le allegorie e le virtù legate alla sua figura. Nelle lunette dell'ingresso e dei 2 altari laterali si vedono altre storie della vita e miracoli di San Gennaro.
Sul versante orientale della cappella troviamo il famoso San Gennaro esce illeso dalla fornace, scena in olio sul rame di Giuseppe de Ribera, che risale al 1646. Nel dipinto dello Spagnoletto colpisce la scelta di modulare il cromatismo su due colori, l'azzurro e l'oro, che si alternano con un effetto coesivo ed elegante, in pieno stile celebrativo. I corpi dei putti si contrappongono alle lance che sembrano puntarli, ma nonostante siano indifesi non possono essere feriti. Appartengono a un'altra sfera, la stessa a cui appartiene il santo, che nella scena è scampato al martirio. Nella cappella si può ammirare anche il paliotto, la parte anteriore dell'altare maggiore, progettato da Giovan Domenico Vinaccia. Un trionfo di volute e decori argentei nella tradizione della grande oreficeria napoletana. La Real Cappella, già preziosa a livello architettonico e artistico ai tempi della sua edificazione, nel corso dei secoli si è andata riempendo di opere d'arte e tesori donati dalle case reali europee, dalla curia e anche dai napoletani stessi. Sono questi oggetti preziosi a formare oggi il tesoro di San Gennaro, una collezione di inestimabile valore raccolta nell'omonimo museo. Tra le sale si può ammirare l'accecante mitra gemmata con 3694 pietre preziose, opera dell'orafo Matteo Treglia nel XVIII secolo, e la straordinaria collana realizzata da Michele Dato alla fine del Settecento. Incastonate in questo gioiello si trovano 2 orecchini di perla appartenuti a una donna del popolo che ha donato il suo unico bene per la grazia ricevuta dal santo patrono. Questo piccolo episodio rappresenta l'ambivalenza del tesoro, simbolo di ricchezza terrena e spirituale insieme, che abbraccia il più ricco e il più povero sotto la protezione del santo. Questo profondo legame tra San Gennaro e la città di Napoli ha anche vissuto dei momenti di frizione che alla fine del Settecento hanno fatto sì che i napoletani voltassero le spalle al loro protettore. Il 24 gennaio 1799, il giorno dopo la proclamazione della Repubblica Napoletana che aveva destituito i Borbone sull'onda della Rivoluzione francese, il generale Championnet fa esporre le ampolle con il sangue del santo per dare un segno al popolo scettico del nuovo ordine. Davanti a una folla numerosa, l'arcivescovo di Napoli mostra l'ampolla e il sangue si scioglie. I napoletani, sentendosi traditi dal santo che aveva appoggiato i giacobini, detronizzano San Gennaro e al suo posto viene nominato come patrono Sant'Antonio da Padova, che resterà in carica per circa 15 anni. Nella seconda metà del Novecento i napoletani hanno invece difeso il proprio santo protettore dalla riforma del Concilio Vaticano II, che ha ristretto il culto in ambito locale, quasi a voler consolare il loro amato Gennaro. I napoletani scrivono sui muri della città: "An Gennà, futtotin". Con questo episodio recente ha fine il viaggio tra due delle figure più significative per la storia della città, Virgilio e San Gennaro. Un mago e un santo, una staffetta che traghetta la città dal paganesimo al cristianesimo, tra profezie, intercessioni e miracoli. In questo intricato e ribollente sentimento di religiosità emerge una città magnifica che pare essa stessa una magia e un miracolo, anzi, il miracolo più grande.